Nel grande gioco della strategia navale c'è una regola non scritta. Vince la nave più grande e potente. Semplice, no? E se vi dicessi che l'Italia ha appena fatto a pezzi questa regola? Con un trucco talmente geniale da lasciare a bocca aperta le marine di mezza Europa. Con una mossa degna di un grande maestro di scacchi, la marina militare ha dato vita a una classe di navi che, in teoria, non potrebbe nemmeno esistere. Navi progettate per aggirare i limiti politici e di budget, dando all'Italia un vantaggio che nessuno aveva calcolato. Immaginate una nave che fende il Mediterraneo. È lunga 143 metri, quasi come un cacciatorpediniere. Scatena le onde a più di 32 nodi. Una velocità da predatore. E nella sua versione full può lanciare missili contro bersagli in aria, in mare e persino a terra a centinaia di chilometri. Eppure, se aprite i registri ufficiali, questa spaventosa macchina da guerra è classificata come un semplice pattugliatore. Un pattugliatore. È come chiamare una tigre siberiana un gattino. Questa non è solo la storia di una nave, ma di un'astuzia tutta italiana. È il racconto di come in un'era di soldi contati e di opinione pubblica che storce il naso davanti alle spese militari, l'Italia sia riuscita a costruire una delle flotte più moderne e flessibili al mondo, lasciando i suoi vicini a chiedersi «ma come diavolo hanno fatto?». E alla fine di questo video capirete perché il futuro del dominio del Mediterraneo oggi parla più che mai italiano. Prima di svelarvi tutti i dettagli di questa incredibile storia di astuzia e tecnologia, vi chiediamo un piccolo ma fondamentale supporto. Se amate questi approfondimenti e volete scoprire altri segreti del mondo della difesa e della geopolitica, iscrivetevi subito al canale e attivate la campanella. Lasciate un like per farci sapere che apprezzate il nostro lavoro. Condividete questo video con altri appassionati e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. E per i veri strateghi che vogliono portare la discussione a un livello superiore, abbiamo una community privata esclusiva, il nostro ponte di comando virtuale. Trovate il link in descrizione per unirvi e accedere ad analisi e contenuti extra. Il vostro supporto è il carburante che ci permette di continuare. E ora torniamo al nostro campo di battaglia. Per capire la genialità di questa mossa, dobbiamo prima guardare al campo di battaglia, ovvero il Mar Mediterraneo. Scordatevi le cartoline per turisti. Il nostro Mare Nostrum è tornato a essere una polveriera, uno degli scacchieri geopolitici più complessi e bollenti del pianeta. Pensateci, è una specie di calderone strategico dove si scontrano interessi enormi. A est la Turchia preme con la sua dottrina della patria blu e la flotta russa è tornata a fare la voce grossa, usando i suoi porti in Siria per proiettare potenza. A sud le coste del Nord Africa sono un arco di instabilità continua, da cui partono flussi migratori, minacce terroristiche e traffici illeciti. E in mezzo a tutto questo passano le arterie della nostra economia, le rotte commerciali che legano l'Asia all'Europa e soprattutto i gasdotti e i cavi sottomarini che sono la linfa vitale del nostro mondo. Proteggerli non è più un'opzione, è una questione di sopravvivenza. L'Italia, per la sua geografia, è il perno di tutto questo, una gigantesca portaerei inaffondabili nel cuore del Mediterraneo. Con migliaia di chilometri di coste e un'area economica da sorvegliare, il compito della Marina Militare è semplicemente immenso. Eppure, proprio quando ce n'era più bisogno, l'Europa si è trovata con le mani legate. La crisi finanziaria del 2008 ha falciato i bilanci della difesa di quasi tutte le nazioni. Le parole d'ordine erano diventate austerity, tagli, ridimensionamento. In un clima simile, chiedere ai parlamenti e all'opinione pubblica di finanziare la costruzione di costosissime fregate e cacciatorpediniere era un suicidio politico. Quelle navi, nell'immaginario collettivo, significano guerra, offesa, potere, e i governi, sotto pressione, preferivano spendere quel poco che avevano in capitoli di spesa più utili o socialmente accettabili. Era molto più facile ottenere fondi per navi da pattugliamento, per la guardia costiera, per missioni umanitarie o per il controllo dell'immigrazione. Parole rassicuranti, difensivi e quasi civili. Si era creato un paradosso mortale. Le marine avevano bisogno di navi più potenti per affrontare minacce più complesse, ma potevano chiedere soldi solo per navi percepite come meno aggressive. La flotta italiana in particolare stava invecchiando. Fregate e corvette gloriose, ma ormai prossime alla pensione. Sostituirle con navi altrettanto potenti sembrava un sogno impossibile. La marina si trovava a un bivio: rassegnarsi a un lento declino, diventando una forza di serie B, o inventarsi qualcosa. Trovare un modo per aggirare l'ostacolo. E serviva una mossa da scacchista. Serviva un trucco. Di fronte a un problema che sembrava senza soluzione, l'Italia ha fatto quello che sa fare meglio. Ha usato l'ingegno. Invece di giocare una partita persa in partenza, ha deciso di cambiare le regole del gioco. Se il problema era che non si potevano costruire fregate, allora la soluzione era semplice: costruire qualcosa con la potenza di una fregata, ma chiamarla in un altro modo. Ed è qui che entra in scena il pattugliatore polivalente d'altura, o PPA, un nome che è un capolavoro di furbizia politica. Scomponiamolo, perché è geniale. Pattugliatore, una parola innocua, che sa di controllo delle coste, soccorso in mare, protezione dei pescatori. Un compito nobile, facile da vendere a un Parlamento attento alle spese. Polivalente. Qui si inizia a vedere l'astuzia. Significa che sa fare tante cose, che è flessibile. Una parola moderna ed efficiente. D'altura.
Questo piccolo dettaglio fa capire che non è una barchetta da sottocosta, ma una nave seria, capace di operare in mare aperto. Messo insieme, il nome dipinge l'immagine di una nave robusta, versatile, dedicata alla sicurezza, politicamente inattaccabile. E infatti, con la legge di stabilità del 2014, il programma PPA ottiene il via libera e i finanziamenti. Ma dietro a quel nome si nascondeva un piano diabolico, partorito dalla Marina e dai giganti dell'industria italiana, Fincantieri e Leonardo. La loro domanda non fu che tipo di pattugliatore possiamo costruire, fu come progettiamo una piattaforma che, pur chiamandosi pattugliatore, abbia nel suo DNA le caratteristiche di una fregata da combattimento. La risposta fu un concetto rivoluzionario, la modularità spinta all'estremo. L'idea era creare uno scafo unico, un motore condiviso, ma declinarlo in diverse versioni, un po' come scegliere gli optional di un'auto. Nascono così le configurazioni Light, Light Plus e Full. La versione Light, almeno sulla carta, è il cavallo di Troia perfetto. Un super pattugliatore, potentissimo per la sua categoria, ma con un armamento di base che non spaventa i contabili. È la versione sbandierata per dimostrare la natura leggera del programma. Ma il vero trucco, il colpo di genio, sta nel fatto che lo scafo è identico per tutte le versioni. È progettato fin dal primo bullone per essere fitted for, ovvero predisposto per. Anche se le armi pesanti non ci sono, gli spazi, i cablaggi, i supporti, gli allacciamenti, è tutto già lì, pronto. Trasformare un PPA leggero in una macchina da guerra è un'operazione di plug and play, un aggiornamento, non una ricostruzione. Questo ha permesso alla Marina di presentare un piano d'acquisto sostenibile, un mix di navi più economiche e altre più costose. Sulla carta i conti tornavano. Nella realtà l'Italia stava mettendo in mare una flotta di navi che, all'occorrenza, potevano diventare tutte fregate pesanti, creando una forza che nessuno credeva possibile. La mossa del cavallo era riuscita. La nave che non doveva esistere stava diventando una realtà d'acciaio. Adesso apriamo il cofano e vediamo dove si nascondono il genio italiano, perché i PPA non sono solo astuzia politica, ma sono un concentrato di tecnologia. Partiamo dal cuore. Il sistema di propulsione ibrido CODAG, Combined Diesel and Gas, è come avere due motori in uno. Per le lunghe e tranquille missioni di pattugliamento, la nave usa efficienti motori diesel, consumando poco. Questo è il volto del Pacifico PPA. Ma quando il gioco si fa duro, il comandante può letteralmente dare gas. E qui si scatena la bestia. Una turbina a gas di derivazione aeronautica, la General Electric LM2500 più G4. Una forza della natura che spinge questa nave da quasi 6.500 tonnellate a pieno carico a una velocità sbalorditiva di oltre 32 nodi, quasi 60 km/h. Cosa significa questa velocità nel Mediterraneo? Significa dominare il tempo, essere i primi ad arrivare sulla scena, dettare le regole di ingaggio. Non è la velocità di un pattugliatore, è la velocità di un cacciatore. Ma tanta velocità sarebbe inutile senza uno scafo altrettanto rivoluzionario. Guardate la proa di un PPA. È affilata, quasi minacciosa. Una forma a tagliamare a coltello, che ricorda le antiche navi romane. Non è estetica, è pura idrodinamica. Fende le onde con una resistenza minima e garantisce una tenuta del mare eccezionale. Mentre altre navi rallentano con il mare grosso, il PPA può mantenere velocità elevate, un vantaggio tattico incalcolabile. E poi le dimensioni. 143 metri di lunghezza, per un dislocamento che nella versione full supera le 6.200 tonnellate. Le vecchie fregate che sostituiscono erano significativamente più piccole, e chiamare pattugliatori è una bugia scritta nero su bianco, una bugia che però è servita a farli rinascere. Ma eccoci al cuore del trucco, la differenza tra le versioni. Come detto, lo scafo è predisposto, ma è nella versione full che il mostro si rivela. Grazie al design fitted for, il pattugliatore si trasforma in una fregata pesantemente armata. Analizziamo l'arsenale un attimo della versione full. C'è lo scudo, ovvero lanciatori verticali Silver A50 con 16 missili della famiglia Aster, tra i più avanzati al mondo. Questi creano una bolla di difesa aerea impenetrabile per centinaia di chilometri. Poi c'è la lancia a lunga gittata, ovvero 8 lanciatori per missili antinave Teseo Mark IIe, l'evoluzione di una gloriosa tradizione italiana. Hanno una gittata che può superare i 350 km e, cosa cruciale, possono colpire anche obiettivi a terra, land attack. Questo trasforma il PPA in una piattaforma di proiezione di potenza strategica. Poi c'è l'artiglieria di precisione, ovvero il cannone principale da 127-64 mm può sparare proiettili guidati a lunga gittata Vulcano. Trasformano il cannone in un sistema di artiglieria di precisione, capace di colpire bersagli a oltre 100 km di distanza, una capacità che pochissime navi al mondo possiedono. Oltre a questo è un cacciatore silenzioso, perché la versione full è anche un temibile cacciatore di sottomarini, equipaggiata con lanciatori per siluri leggeri M90 e predisposta per sonar trainati. Un pattugliatore? Beh, con questo arsenale un PPA full è senza ombra di dubbio una delle fregate multiruolo più potenti e versatili d'Europa. A gestire tutto c'è un cervello elettronico all'avanguardia. Il cuore è il nuovo radar a pannelli fissi di Leonardo, un sistema a doppia banda che garantisce una consapevolezza della situazione tattica senza precedenti.
ma l'innovazione più scioccante è forse il Naval Cockpit. Dimenticate le vecchie planche di comando affollate. Sui PPA, la nave e le sue operazioni possono essere gestite da soli 2 operatori, seduti in una postazione che ricorda la cabina di pilotaggio di un aereo. Un'integrazione uomo-macchina che permette reazioni fulminee. La vera genialità della strategia italiana si capisce confrontando i PPA con le scelte delle altre grandi marine europee. Non è un'umiliazione sul campo di battaglia, ma nella pianificazione strategica, nella visione a lungo termine. L'Italia ha giocato un'altra partita, e peraltro ha vinto. Prendiamo la Francia, partner nel programma delle fregate FREMM, navi eccellenti, ma mentre la Francia ha puntato su poche versioni ultra specializzate, l'Italia con i PPA ha raddoppiato la sua filosofia della flessibilità. Il risultato? Beh, la Francia ha navi eccellenti, ma non può competere numericamente. L'Italia ha navi eccellenti e numerose, che possono fare di tutto, dal pattugliamento alla guerra. Ha ottenuto di più, con una mossa politicamente più astuta. La Royal Navy, un tempo punto di riferimento, ha i potentissimi cacciatorpediniere Type 45, ma sono solo 6 e pieni di problemi ormai. Ora sta investendo cifre folli nelle fregate Type 26, così costose che se ne potranno permettere poche. Per rimediare, hanno lanciato le Type 31, una fregata più economica. Suona familiare? È la stessa logica dei PPA. La differenza? Beh, l'Italia ci ha pensato prima e ha fatto meglio. Mentre gli inglesi discutono, i PPA sono già in mare. Ma il confronto più impietoso è con la Germania. Le nuove fregate classe F-125 sono enormi, più grandi dei PPA. Però sono state pensate per scenari a bassa intensità, con un armamento così leggero per la loro stazza da essere quasi comico. Qui il contrasto è lampante. La Germania ha costruito una nave grande come un cacciatorpediniere con le armi di un pattugliatore, chiamandola fregata. L'Italia ha costruito una nave grande come una fregata con le armi di una fregata, chiamandola pattugliatore. È la differenza tra l'astuzia strategica e l'ingenuità burocratica. Lo scaccomatto è servito. Mentre gli altri sono intrappolati tra budget limitati e flotte piccole e ultra specializzate, l'Italia ha trovato la via d'uscita. Sta costruendo una flotta più grande, flessibile e moderna. Non è solo una vittoria industriale, è una vittoria strategica. L'impatto di questa mossa va ben oltre la tecnica. L'arrivo dei PPA, che si uniscono alle fregate FREMM, ai cacciatorpediniere Orizzonte e alle 2 navi ammiragli della flotta, ovvero la portaerei Cavour e la nuovissima Trieste, una potentissima porta elicotteri d'assalto anfibio che, proprio come la Cavour, è progettata per operare con i caccia F-35B, non è un semplice ammodernamento, è una rivoluzione. Stiamo assistendo alla nascita di una delle flotte più bilanciate e avanzate del mondo. Questa non è una flotta pensata solo per difendersi, è una flotta pensata per la sovranità. Per decenni la sicurezza del Mediterraneo è dipesa, alla fine, dalla sesta flotta americana. Oggi, con una forza del genere, l'Italia può agire in autonomia per proteggere i propri interessi vitali. I gasdotti, le piattaforme energetiche, i cavi sottomarini da cui passa tutto il traffico internet globale. Con i PPA come spina dorsale, la Marina può proteggere queste arterie strategiche senza dover chiedere il permesso a nessuno. Ovviamente è politica esclusa. E c'è di più! Queste navi sono diventate uno straordinario strumento di politica estera. Sono ambasciate galleggianti della tecnologia italiana. La prova? L'Indonesia, una potenza emergente. Ha visto la qualità e la disponibilità delle navi italiane e ha deciso di acquistare ben 3 PPA, quasi a scatola chiusa. Questa vendita non solo porta miliardi all'industria nazionale, ma estende l'influenza italiana ben oltre il Mediterraneo. In sostanza, i PPA hanno permesso all'Italia di centrare 3 obiettivi in un colpo solo. Primo, rinnovare la flotta con navi più potenti e numerose. Secondo, garantire la propria autonomia strategica nel Mediterraneo. E terzo, trasformare lo strumento militare in un volano per l'economia e l'influenza diplomatica. Alla fine, la lezione dei PPA è chiara. Nel mondo di oggi non vince sempre chi ha più soldi, vince chi è più intelligente. L'Italia non ha provato a spendere più degli altri, li ha battuti sul tempo, sull'ingegno e sulla strategia. Ha vinto con astuzia. E quindi siamo partiti da un enigma. Una nave che è una fregata ma si chiama pattugliatore. Ora è il quadro completo. I PPA sono il simbolo di un capolavoro strategico, un trucco geniale che ha permesso all'Italia di costruire una flotta che oggi le altre nazioni possono solo invidiare. Nati dalla necessità, forgiati dall'ingegno di Fincantieri e Leonardo, rappresentano la prova che l'innovazione e il pensiero laterale battono la semplice forza bruta. Se queste analisi di strategia e tecnologia ti appassionano e vuoi scoprire altre storie di ingegno italiano, considera di iscriverti al canale. È il modo migliore per supportare il nostro lavoro. E i PPA consacrano l'Italia come una potenza navale di primo piano. Ma questa è tutto sommato la nostra analisi. Adesso tocca a voi. Pensate che questa filosofia della flessibilità sia davvero la chiave per il futuro delle marine? O credete che in un conflitto vero le navi ultra specializzate e più costose avranno comunque la meglio? Ditecelo nei commenti qui sotto. Grazie per avermi seguito e ricordate, nei mari della geopolitica non vince sempre il più forte, ma il più intelligente.